Bene, vediamo come funziona il trend following. Allora, il trend following è un approccio al trading che sfrutta ampie variazioni di mercato. E possiamo dire che è l'opposto rispetto al trading di breve termine, ok? Non è meglio o peggio, insomma è un approccio diverso e noi nella community utilizziamo questo. Ecco, tutto qua, va bene? Vediamo alla lavagna un'infografica che di solito utilizzo per spiegare un po' gli argomenti di base per introdurre i nuovi utenti. Adesso, vediamo un attimo come funziona il trading di breve termine e come funziona il trend following. Il trading di breve termine naturalmente espone un rischio e sfrutta quel rischio per realizzare profitto con una variazione di mercato simile al rischio esposto. In genere la variazione di mercato che si mira a ottenere con il trading di breve termine è nel corso della giornata, quindi tutto quello che si può sviluppare nella giornata. Mentre invece il trend following mira a sfruttare un profitto più ampio, ma per poter accedere a un profitto più ampio ha bisogno di dare più tempo al mercato. Ok? Quindi il profitto si costruisce nel corso di giorni, talvolta nel corso di settimane. Quindi naturalmente andiamo sempre a esporre un rischio, ma il profitto, quando l'opportunità genera un trend, è maggiore molte volte rispetto al rischio esposto. Ok? Per poter trovare eventi che hanno questo tipo di caratteristiche, andiamo a svolgere un lavoro di pianificazione molto accurato, che ha l'obiettivo di ridurre il rischio e facilitare il lavoro del trader, ok? E lavoriamo nella community in modo simile ad un fondo speculativo, proprio per poter pianificare ogni dettaglio prima di mettere in opera le gestioni, va bene? Vediamo, queste sono le 4 fasi: la fase di ricerca, la fase di pianificazione, di gestione e di ottimizzazione. La fase di ricerca ha l'obiettivo di studiare le ricorrenze a basso rischio, le opportunità di trading, quindi eventi che si ripetono sui mercati che danno accesso a tendenze sufficientemente ampie. Studiamo questi eventi, li cataloghiamo e raccogliamo un gran numero di dati in modo da poter assicurare al trader un lavoro competitivo di anno in anno, ok? E soprattutto un lavoro poco rischioso. Poi svolgiamo un lavoro di pianificazione. Il lavoro di pianificazione serve per studiare le varianti di asset. È una cosa che spiego per esempio nel corso ADV2 della nostra Community University, che serve per poter trovare il giusto approccio gestionale all'opportunità di trading che abbiamo studiato, in modo da trovare il piano ottimale per poter trarre un profitto con continuità. Ok? Quindi qui studiamo le opportunità di trading, qui studiamo gli asset, quindi le strategie di trading, va bene? Il termine corretto che utilizziamo nel progetto è piano di trading e asset finanziario. Il termine strategia di trading è un termine più comune, un po' più retail, possiamo dire, insomma, che in un ambito professionale non si usa, ecco. Va bene? Poi naturalmente segue la gestione, quindi si inizia a operare a mercato reale. Sappiamo che quando mettiamo in opera a mercato reale una gestione la prima volta, grazie ad un lavoro di pianificazione preventivo, il trader sarà in grado di ottenere un risultato già dal primo anno, ma comunque andranno sempre effettuati dei correttivi, sia per risolvere le problematiche applicative del trader, sia per risolvere le problematiche progettuali del piano, e per questo poi si lavora per ottimizzare la gestione di anno in anno, di solito a fine anno, in modo da assicurare una gestione competitiva di anno in anno, ok, al trader che opera. E lavoriamo poi in questo modo, sapendo che gli eventi che andiamo a studiare non consentono un profitto tutte le volte, perché miriamo a un profitto più ampio. Quindi dobbiamo fare i conti con la gestione. Grazie quindi alle tecniche previsionali siamo in grado di trovare un'opportunità valida, però abbiamo anche la consapevolezza dei limiti previsionali. Non è possibile trarre un profitto tutte le volte e quindi
completiamo il lavoro, come spiega un grande esperto del settore che si chiama Van Tarp, completiamo il lavoro con la gestione. E quindi gestiamo gli eventi ed evento per evento giungiamo a quelle opportunità che generano profitto. Ok? Qui vediamo il percorso che andiamo a costruire evento per evento per poter trarre un profitto con questa attività. Ecco qua. Gestiamo il primo evento, è infruttuoso, assicuriamo una piccola spesa grazie alle tecniche gestionali. Ho condiviso anche un po' di video su YouTube, ma ne condividerò altri per spiegare le tecniche gestionali. Grazie alle tecniche gestionali assicuriamo sempre piccole spese con gli eventi infruttuosi. E così facciamo un passo avanti, evento per evento, verso quell'opportunità che pone le basi per un profitto, perché si sviluppa naturalmente una tendenza. Ok? Senza tendenza non è possibile trarre un profitto. Però noi in questo modo garantiamo piccole spese e quando arriva il profitto è molto ampio ed è possibile avere poi un profitto netto elevato con una gestione del rischio limitato. Ok, queste sono le basi di trend following. Ok, io poi suggerisco anche nel canale YouTube un po' di libri, un po' di materiale per poter studiare e approfondire questa materia. Ok? Poi se avete domande mi fa piacere che mi scrivete. Buon lavoro e a presto.